Nel 2020 in Brasile, durante la perquisizione dell'appartamento di un uomo, viene trovato un computer. Quando viene analizzato, al suo interno ci sono chiare tracce di un'avvenuta persecuzione ai danni di una giovane modella, i cui risvolti sono agghiaccianti, a dir poco. Oh, this place gives me pain and all sad and gray. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile True Crime, il mio contributo per ricordare le vittime di violenza e imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti al canale per unirti alla community ed esplorare ogni miglio di vero crimine. Manaus, dove hanno luogo i fatti che stiamo per esplorare, è la capitale dello stato di Amazonas. È la 10ª città per densità di popolazione del Brasile, con più di 2 milioni e mezzo di abitanti. Non tutti i quartieri della città si possono definire tranquilli, essendoci il problema dell'immigrazione clandestina. Diciamo che è sconsigliato camminare da soli per le strade poco illuminate. Sorge sulle rive del Rio Negro, nel nord-ovest del Brasile, ed è uno dei principali punti di partenza per raggiungere la vicina foresta amazzonica. Ed è proprio qui, nel caldo clima equatoriale di questi luoghi meravigliosi, che il 26 febbraio del 1998 nasce la bellissima Kimberly Karen Mota. Sua mamma si chiama Neila Pineiro Mota e del papà non ho trovato alcuna traccia. In nessuna delle mie ricerche se ne parla. Ha un fratello e una sorella più piccoli, William Mota Damasceno, che ha 4 anni in meno di lei, e sua sorella, se ho capito bene, si chiama Luanna, ma non si sa l'anno di nascita. Comunque, loro sono una famiglia normalissima. Il rapporto tra Kimberly e Neila è di quelli che qualsiasi teenager sogna, il giusto equilibrio tra amicizia e legame madre-figlia. Conducono un'esistenza umile. In casa bisogna fare i conti con le bollette, ma ai ragazzi non manca nulla. Fin da piccola è un'appassionata di fotografia, o meglio, di selfie. È letteralmente una fanatica, scatta foto di continuo e in effetti chiunque guardi quelle foto non può far altro che apprezzare la fotogenicità della ragazza. Infatti, quando Kimberly compie 18 anni, apre i suoi profili sui social e condivide ogni scatto. Condivide tutorial sul make-up, momenti della sua giornata e nel giro di pochissimo tempo diventa una vera e propria influencer di moda e make-up. Infatti viene contattata da diversi marchi e inizia a guadagnare somme abbastanza importanti, al punto da non gravare più sulle finanze della famiglia. Anzi, contribuisce volentieri alle spese di casa. Dato il grande successo ottenuto sui social grazie alla sua figura, si mette in testa di far carriera come modella e ci riesce. Kimberly ha una vita davvero piena perché in tutto questo lei continua a portare avanti anche la sua vita sociale, quella di una normale ragazza della sua età, e anche i suoi studi. Infatti, nonostante il suo grande successo, non ha mai pensato di far passare in secondo piano la propria istruzione. Consegue il diploma in odontoiatria e prosegue i suoi studi universitari alla Facultà de Metropolitana de Manaus, FAMetro. Viene descritta come una giovane donna che abbraccia ogni sfida con un sorriso contagioso e con un cuore pieno di passione. La sua energia è contagiosa e ogni giorno è un'opportunità per lei di scoprire qualcosa di nuovo ed emozionante. Kimberly si tuffa in ogni avventura con una determinazione inarrestabile. Ama esplorare nuovi luoghi, assaggiare cibi esotici e incontrare persone di ogni cultura. Il suo amore per la vita si manifesta nelle piccole cose: un tramonto che dipinge il cielo di sfumature calde, una risata con gli amici intorno a un fuoco scoppiettante o una passeggiata solitaria nella natura, dove può respirare profondamente e sentire la pace che solo il mondo della natura può offrire. Non ha paura di correre il rischio di fallire perché sa che ogni esperienza porta con sé una lezione preziosa. È una sognatrice con gli occhi rivolti al futuro e il cuore radicato nel presente. Nella sua visione del mondo non c'è spazio per la monotonia o la negatività. Ogni giorno è un regalo da aprire con gioia e gratitudine. E Kimberly non vede l'ora di vedere cosa il destino ha in serbo per lei. La sua carriera di modella impenna ulteriormente nel 2019, quando Kimberly ha 21 anni. Inizia a partecipare a svariati concorsi di bellezza e ottiene la fascia di Miss Manicoré.
con grande soddisfazione sua e di tutto il suo entourage. Manicorè è una città situata sempre ad Amazonas. Successivamente concorre anche per Miss Amazonas e arriva in finale per partecipare a Miss Universo. Tra l'altro pare che anche Neilla, sua mamma, a suo tempo avesse partecipato a svariati concorsi e intrapreso la carriera da modella per un brevissimo periodo. Immagino l'orgoglio e la soddisfazione nel vedere il successo della propria figlia. Quindi adesso Kimberly aggiunge molti argomenti sui suoi social. Il fitness, infatti, condivide spesso i suoi allenamenti, le corse nella natura e poi il dietro le quinte dei concorsi, quando la preparano, la truccano. Questa ragazza è un vero vulcano di energia ed è notevole che riesca a portare a casa successi per ogni sua attività. Davvero ammirevole la sua tenacia. Ovviamente il seguito che ha sui social continua ad aumentare. Infatti all'inizio del 2020 lei ha 22 anni ed è davvero una star, ma non dimentica e non tralascia i suoi amici né tantomeno la sua famiglia. Continua a vivere nella stessa casa, anche se spesso è costretta a brevi trasferimenti per i vari impegni lavorativi. Nel febbraio di quell'anno Kimberly non ha grossi impegni, è un momento tranquillo che decide di dedicare allo studio e appunto ai suoi amici di una vita, ma soprattutto alla sua famiglia. Infatti, proprio in questo periodo, purtroppo, a Neilla viene diagnosticata la leucemia. Kimberly è molto spaventata, ma è una forza della natura, quindi riesce a supportare sua mamma con tutta la positività di cui è capace per affrontare quel male senza abbattersi. Anche Naila, d'altra parte, è una donna che non si lascia andare e prende la malattia di petto, decisa a sconfiggerla. Cerca di non appoggiarsi troppo a sua figlia e la incoraggia a uscire, a divertirsi, a vivere la sua età senza preoccuparsi troppo. Quindi un sabato con le sue amiche Elisabeth Beltrao e Raffaela Aquino decidono di andare a ballare in una discoteca di Manaus. Vogliono divertirsi un po', svagarsi, soprattutto Kimberly, che negli ultimi anni è stata più dedita ai doveri che ai piaceri, ha intenzione di passare una serata all'insegna della leggerezza, distrarsi un po' e magari concedersi qualche drink. Kimberly è bellissima, anche se quella sera decide di vestirsi con dei normali jeans e un top, quasi stanca di outfit esclusivi e sofisticati. Vuole essere normale e soprattutto non ha intenzione di attirare l'attenzione di qualche fan. Nail approva. Del resto le decisioni di Kimberly sono sempre estremamente sagge. Quella sera dunque, arrivata una certa ora, le tre ragazze si dirigono nel locale scelto e iniziano allegramente a ballare e a divertirsi. Incontrano altri amici e tutto procede alla perfezione. Kimberly ad un certo punto viene avvicinata da un giovane di bell'aspetto. È simpatico, è gradevole, quindi accetta l'offerta di bere un drink con lui. Passano il resto della serata insieme. La ragazza si diverte molto con lui, lo trova interessante e così decidono di scambiarsi i numeri di telefono per risentirsi e magari rivedersi. Ma chi è questo ragazzo? Bene, parliamo di Rafael Fernández Rodríguez. Rafael è nato nel 1989 a São Bernardo do Campo, nello stato di San Paolo. È figlio unico di Nilton Rodriguez e Fatima Fernandez, una coppia regolarmente sposata di onesti lavoratori che hanno fatto enormi sforzi per garantire un radioso futuro a Rafael. Infatti è un ottimo studente, si diploma, poi si laurea in giurisprudenza, superando al primo tentativo l'esame per ottenere la licenza di avvocato presso l'Ordine degli Avvocati brasiliano. Rafael non ha mai dato problemi ai suoi genitori. Insomma, è una famiglia regolare, ognuno impegnato nei propri doveri, senza trascurare la parte affettiva, che è degna di nota. Infatti Nilton e Fatima amano immensamente Rafael e cercano di non fargli mancare niente. Purtroppo, quando Rafael ha 14 anni, il rapporto dei genitori si incrina, fino alla decisione di divorziare. Sarà proprio il ragazzo a decidere di continuare la sua vita andando a vivere col papà. Infatti con Nilton ha un rapporto più stretto, c'è più affinità, ma vede spesso anche Fatima e anzi le loro abitazioni non sono distanti, proprio per non creare complicazioni al ragazzo. Il loro è un divorzio senza traumi per il figlio, non li ha mai visti litigare, solo che tra loro è finito l'amore. Il legame di un tempo. Rafael viene descritto come un bravo ragazzo, sempre sorridente e corretto col prossimo. Come già detto, dedito allo studio, non ha mai frequentato brutte compagnie, non beve e non fuma.
Un ragazzo modello. A soli 20 anni ha conosciuto la sua prima fidanzata, un avvocato di Sao Bernardo do Campo. Con lei ha intrapreso una relazione durata 8 anni, che è finita in modo pacifico. Poi ha conosciuto un'altra ragazza con cui si è sposato praticamente subito. Ma è stato un matrimonio lampo, durato solo 8 mesi. Rafael ha una certa premura di crearsi una famiglia tutta sua, ma la coppia ha presto scoperto l'incompatibilità della loro vita insieme e ha preferito sciogliere quell'unione per darsi a migliori possibilità. Finita questa relazione, ha poi deciso di partecipare ad un concorso che l'avrebbe portato lontano dalla sua città natale. Rafael vuole cambiare vita, cambiare aria. È un concorso per analista giudiziario presso il Tribunale regionale del lavoro dell'11ª regione Amazonas-Roraima e il 2017 Rafael ha 28 anni e lo vince. Quindi si getta alle spalle la sua vecchia vita, saluta affettuosamente Nilton e Fatima e parte per Manaus per raggiungere la sede del Tribunale regionale del lavoro, in cui è appena stato assunto come pubblico funzionario. Qui la retribuzione è molto buona. Così Rafael trova un bel appartamento in centro sulla Joaquim Nabuco Avenue, dove si stabilisce per iniziare con soddisfazione la sua nuova vita. Va tutto bene fino al 2019, quando, come sappiamo tutti, fin troppo bene, è iniziata la pandemia per coronavirus. Il Brasile non ha osservato norme restrittive come le nostre in Italia e tra il 2019 e il 2020 solo a Manaus ci sono state 3.380 vittime. Raffaele è terrorizzato per ciò che sta accadendo, molto cauto, usa mascherine quando deve recarsi al lavoro e sta alla larga dai luoghi affollati. Non ci sono restrizioni, come dicevo, ma lui ha molta paura e riduce all'osso la sua vita sociale già precaria per il recente trasferimento. Come la maggior parte di noi durante la pandemia, sostituisce la vita sociale vera e propria con quella virtuale. Non è mai stato appassionato di internet, predilige la lettura e tutto ciò che può toccare con mano. Ma in quel periodo inizia ad interessarsi ai social fino a diventarne ossessionato. Gli piace soprattutto Instagram e seguire le varie persone. Trascorre tutto il tempo libero attaccato al suo computer. Ma torniamo a questa coppia che si incontra a febbraio in una discoteca. E forse avrete già capito cosa abbia spinto Rafael in un luogo tanto affollato, nonostante la paura del virus. Ci arriviamo molto presto. Come vi dicevo, i due giovani si scambiano i numeri di telefono. Kimberly non sa neppure esattamente perché lo ha fatto. Mi spiego. Lei ha già frequentato dei ragazzi, ma senza mai scivolare in relazioni serie, perché semplicemente non è il momento. Eppure concede il suo numero a Rafael proprio perché ha immaginato di poter intraprendere una relazione più impegnativa con lui, proprio per la sensazione di ragazzo posato e serio che ha provato parlando con lui. Forse è arrivato il momento di dedicare più tempo alla sua vita sentimentale? Insomma, non lo sa neppure lei probabilmente, ma come abbiamo visto, è proprio nel suo carattere non precludersi nessuna possibilità e anche questa volta non fa eccezione. Iniziano dunque a frequentarsi e per le primissime settimane va tutto a gonfie vele. Fanno coppia fissa nelle varie occasioni e Kimberly presto lo presenta a Neilla, che ha di lui un'ottima impressione. E sempre Raphael ad affrettare le cose, a premura, vuole intensificare alla veloce quel rapporto appena nato. Si comporta come se fossero fidanzati da anni. Frequentano insieme gli amici di Kimberly in numerose occasioni, ma ben presto saranno proprio loro a rendersi conto che qualcosa non va. Raphael è opprimente, troppo protettivo. Fa storie con Kimberly per come posiziona la mascherina, per il tipo di mascherina che ha indossato. Inoltre è lui a mettere la giusta distanza tra lei e le altre persone, che potrebbe anche essere una cosa giusta, penserete, soltanto che lui lo fa soprattutto quando sono gli amici di sesso maschile ad avvicinarsi troppo e si sospetta che non sia il virus a preoccuparlo tanto, ma piuttosto un eccesso di gelosia. Raphael si rivela possessivo. Gli amici di Kimberly notano che quando lei riceve un messaggio sul telefono o una notifica, lui guarda intensamente di cosa si tratta, arrivando persino a farselo consegnare per controllare meglio. Se Kimberly posta una foto sui social mentre è a fare shopping con un'amica, lui, tra i commenti del post, le chiede dove si trovi. Un vero assillo. Infine, addirittura Kimberly inizia a rifiutare di uscire con loro, con le amiche di sempre, accampando scuse di ogni genere.
del tipo devo studiare, ho l'esame, ho mal di testa, si rendono conto che Rafael le sta facendo il lavaggio del cervello e tabula rasa intorno. Quello è un rapporto estremamente tossico e a quanto pare lei ne è soggiogata. È completamente in balia del carattere controllante di quell'uomo. Anche Neilla si accorge che Kimberly sta perdendo la sua solarità e sembra preoccupata per la sua carriera. Kimberly sta puntando a concorrere per Miss Brasile e sembra davvero tormentata. Cerca di destreggiarsi a fatica tra tutto ciò che comporta questo e i continui incontri con Rafael che spesso piomba in casa, oppure le chiede di vedersi proprio mentre lei si sta preparando per qualche impegno lavorativo o universitario e non riesce a dirgli di no. Però sua figlia non vuole proprio aprirsi con lei. Naila pensa dunque di dare una veloce occhiata sul suo Instagram e si rende conto di qualcosa di estremamente sospetto. Sono state cancellate delle foto che ritraevano Kimberly con alcuni modelli. Allora adesso le è tutto chiaro, o meglio, è una conferma di ciò che stava già sospettando. Il repentino cambiamento di Kimberly è avvenuto esattamente da quando ha iniziato quella relazione con Rafael. Pensa quindi di indurre sua figlia a confidarsi con lei per poterla mettere in guardia sui pericoli di certe situazioni. La prende dunque da parte e in men che non si dica, Kimberly inizia subito a parlare. Le dice che Rafael è diventato possessivo e controllante, che è un bravo ragazzo, ma ossessionato dalla paura di essere tradito. Dunque non accetta il suo lavoro da modella, la sta letteralmente scoraggiando a continuare. Ultimamente non accetta neppure più le sue amicizie, non sopporta Elizabeth e Raffaela. Dice che non sono ragazze serie e non vuole che le frequenti. E ancora che le dispiace tanto per lui, perché si vede quanto sia innamorato, ma trovarselo tutti i giorni fuori dall'università sta diventando a tratti inquietante. Insomma, che lei non voleva una relazione così asfissiante. Possibile che una storia d'amore debba per forza essere così tanto annullante? Deve davvero rinunciare alla sua stessa vita solo per l'amore che lui prova? Neilla non può credere alle sue orecchie. Kimberly sta vivendo questo incubo solo per altruismo, solo per non spezzare il cuore a quel ragazzo. Non è giusto. Le spiega che questo non è amore per niente. L'amore è fatto di rispetto reciproco, di gioia nel vedere la realizzazione dei desideri dell'altro, di fiducia. Non deve esistere che un uomo si imponga in questo modo, che sia lui a decidere. Una persona che ama davvero gioisce dei successi dell'altro e mai e poi mai metterebbe i bastoni tra le ruote per raggiungerli. Insomma, alla fine la convince che quella è una relazione sbagliata, tossica, che lei non pecca di egoismo se desidera troncarla. E poi tutto questo è sconvolgente che si sia verificato nell'arco di soli 2 mesi. Nei giorni successivi, dunque, Kimberly trova il coraggio di parlare con Rafael. Lo fa. È più che mai decisa a mettere fine ad una relazione tanto malata. Lui ci resta male, respinge la voglia di piangere e si mostra comprensivo. Ammette i suoi errori e giura che se solo potesse avere ancora una possibilità, le dimostrerebbe di essere un uomo diverso, più sicuro di se stesso e del loro amore. Ma Kimberly è irremovibile. Non crede a una sola parola e con gentilezza gli ripete che per lei non è il momento di avere una relazione, che vuole solo pensare al proprio futuro, alla sua carriera. Rafael a quel punto le chiede se almeno avrebbe potuto contare su di lei come amica e lei non glielo nega. Dunque la saluta abbracciandola forte e augurandole tutto il bene del mondo. Kimberly è piacevolmente sorpresa. Si aspettava qualche dramma turco, invece è stato tutto estremamente facile, nonostante avesse letto chiaramente il dolore negli occhi di Raphael. Come per magia, il volto di Kimberly torna ad essere quello di sempre, disteso, e finalmente torna a stamparsi il sorriso sulle sue labbra. Senza perdere tempo, riporta i suoi social al passo, con tutte le sue mille attività, ricarica le foto che lei stessa aveva rimosso per far contento Raphael e tutto torna ad essere esattamente come aveva deciso lei per la sua stessa vita. La riprende in mano, quanto le è mancata. Torna a correre nei boschi, ad andare in palestra, in piscina, tutte attività che le sembrava di non praticare da secoli, tanto le era pesato quel breve periodo di privazioni sempre più pretenziose.
e finalmente era libera di tornare a frequentare le sue care amiche. Ma arriviamo al 10 maggio 2020. Kimberly, quel fine settimana, decide di passarlo a casa dello zio, Henry, fratello di sua mamma, con cui aveva un rapporto molto stretto. Abita vicino all'università che frequenta e in cui si deve recare proprio quel lunedì per dare un esame. Così pensa di studiare intensamente per quei 2 giorni e non avere lo stress dei mezzi pubblici sempre in ritardo, così da arrivare serenamente al momento dell'esame semplicemente facendo 2 passi a piedi. Quindi saluta Neil il venerdì sera quando lo zio Harry passa a prenderla. Passa dunque quasi tutto il weekend a studiare intensamente finché la domenica non riceve la telefonata di Elizabeth, poco prima dell'ora di cena. A quel punto si è preparata perfettamente per l'esame e decide di accettare l'invito dell'amica di cenare insieme a casa sua, per rallentare un po' la tensione. Le avrebbe fatto bene. In più la casa di Elizabeth è vicina, poche centinaia di metri, quindi comunica allo zio che sta uscendo dicendogli che sarebbe tornata presto, di lasciare la porta aperta così da non disturbarlo al suo rientro. Dunque trascorre quella serata in allegria, consumano la cena, chiacchierando del più e del meno, interrotte solo dai messaggi continui che riceve Kimberly. Elizabeth le chiede se va tutto bene e lei sorvola parlando unicamente di una cosa carina che sta organizzando per Neilla, per la festa della mamma. Era in contatto con un amico di Manicorè che la stava aiutando a prenotare i posti su una barca che praticamente faceva un evento proprio per la festa della mamma. Adesso non so se era una cena, un pranzo a bordo di questa barca. Però qualcosa nelle pieghette che le si formano intorno agli occhi tradisce una certa preoccupazione o fastidio. La conosce bene, sono amiche da sempre, ma sa anche che non c'è parola che direbbe se non fosse lei a deciderlo, quindi lascia perdere e inizia a togliere i piatti dal tavolo, mentre Kimberly continua a maneggiare col telefono nervosamente. Poi si alza dalla sedia e infine infila il giubbotto. Si congeda ringraziando per la cena, ma deve tornare a casa. Quindi sconcertata l'amica l'accompagna alla porta. Ma quando guarda fuori, quello è Raphael. E perché è andato a prenderla? Questo non si saprà mai, o almeno certe spiegazioni non convincono. Purtroppo però sappiamo che Kimberly scompare così, sopra l'Audi di Raphael, in retromarcia, nel buio di quella serata maledetta. Boy, chapter 10. Presto lo zio Harry si rende conto che è molto tardi e lei non è ancora tornata a casa, non erano quelli i programmi, sa quanto Kimberly sia precisa, quindi inizia a chiamarla al telefono senza ottenere risposta. Si allarma immediatamente e telefona a Nailla, che a sua volta trema di paura, e anche lei prova a telefonare alla figlia e anche per lei nessuna risposta. Ma i 2 fratelli sanno che Kimberly ha un esame da dare lunedì e che per forza è successo qualcosa, non c'è altra spiegazione. Kimberly, quando domenica è uscita, non aveva detto dove era diretta, quindi non hanno idea da dove partire per cercarla. Ma Neil, lei, ha una sensazione molto brutta e sospetta già qualcosa. Telefona immediatamente alla polizia e spiega i fatti e i suoi sospetti, ma la polizia si muoverà solamente lunedì mattina. Anche se la donna insiste, non è nel carattere di sua figlia sparire in quel modo, né tantomeno non rispondere alle telefonate, neppure con un messaggio. Soprattutto da quando lei si è ammalata, Kimberly è molto attenta alle telefonate. Ma niente, gli inquirenti decidono di aspettare.
Lunedì mattina la polizia si presenta all'appartamento di Rafael, ma quando provano a citofonare non ottengono alcuna risposta. Sono però costretti ad aspettare ancora per fare irruzione. Ci vuole il solito mandato. Per ottenerlo è stata fondamentale la denuncia di Elizabeth, che apprende subito della scomparsa di Kimberly e viene successivamente acquisito il video della telecamera di sorveglianza. A questo punto non c'è dubbio, i sospetti di Neilla sono confermati. Raphael c'entra qualcosa con la scomparsa di Kimberly. Inizia una vera e propria corsa contro il tempo. È urgente capire dove si siano diretti Kimberly e Raphael. Riempiono la città di volantini con la foto della ragazza, cercano testimoni, qualcuno che abbia visto qualcosa di anomalo, una donna in difficoltà o che lo sembrasse. Qualsiasi cosa è una possibilità in più per capire dove cercare Kimberly. Sono ore di tensione, ma il martedì 12 maggio alle 4:30 del mattino finisce la speranza di trovarla viva. La polizia torna all'appartamento con il mandato e ovviamente nessuno risponde, quindi forzano la porta. Quello che si trovano davanti appena varcano l'ingresso della camera da letto è agghiacciante. Riconoscono immediatamente Kimberly, riversa sul letto, seminuda. Il materasso è letteralmente imbrattato del suo sangue. Ha molteplici ferite inferte con un coltello sull'addome e al collo. Possono dirlo con certezza perché quel coltello viene immediatamente individuato sul balcone con tanto di impronte digitali. L'appartamento poi è estremamente freddo, il condizionatore è sparato al massimo, segno che c'è stata l'intenzione di rimandare il più possibile l'odore della decomposizione e avere più tempo per allontanarsi. Quindi chiaramente la polizia è certa di dover trovare un fuggitivo, un omicida fuggitivo, che probabilmente sta già lasciando il paese. Durante la perquisizione viene trovato il computer di Raphael, ma non il telefono di Kimberly. Quello non si troverà mai. Ovviamente lo prendono per analizzare il contenuto. Neilla e tutta la sua famiglia sono distrutti. Ma com'è potuto accadere? E dov'è Raphael? Nessuno di loro avrebbe immaginato che Raphael sarebbe potuto arrivare a tanto. Sono tutti scioccati. Solo il dolore lancinante che stanno provando riesce a coprire lo stupore per quel gesto tremendo che ha compiuto Raphael. La polizia ha subito stabilito che il giorno del decesso della ragazza è stato nella notte tra il 10 e la mattina dell'11 maggio, perché le telecamere dell'ascensore dello stabile hanno immortalato Raphael uscirne proprio la mattina dell'11, quando presumibilmente è iniziata la sua fuga. E quindi oserei dire, se solo si fossero precipitati subito, senza aspettare il martedì, se solo la polizia avesse ascoltato le parole disperate di Neilla, forse avrebbero udito qualcosa fuori dalla porta, delle urla, ad esempio. Non valeva la pena fare un controllo. Insieme al grande dolore c'è ora per loro lo sconforto di sapere che questo assassino è libero, nascosto chissà dove. Neilla crolla, non sta in piedi. Viene immediatamente ricoverata all'ospedale perché si sa, per affrontare certe malattie ci vuole la mente libera. Restare positivi è di fondamentale importanza e questo ovviamente l'ha spezzata, devastata. Il dramma nel dramma. Dalla sua stanza d'ospedale guarda su Instagram e si rende conto che domenica 10 Kimberly aveva messo un ultimo post dedicato a lei e c'era scritto: "Non c'è amore come il nostro, né parole che esprimano l'ammirazione che provo per te. Grazie per essere sempre al mio fianco. Ti amo, mi manchi. Mi si stringe il cuore." Come ricorderete, Kimberly stava organizzando qualcosa per la festa della mamma, proprio poco prima di incontrare Raphael, e forse aveva pensato così intensamente alla sua mamma, a ciò che stava passando, da sentirne tremendamente la mancanza, e così aveva creato quel post. E tutto così spezza il cuore, davvero spezza il cuore. Ele é paulista, ele é de São Paulo. Ele estava tendo um relacionamento amoroso com ela há cerca de 2 meses. E ela pôs fim a esse relacionamento com ele. E no domingo, né, ele foi buscar ela em casa e foi encontrada morta dentro do apartamento dele. A perícia encontrou 3 facadas nela. A faca foi encontrada também no apartamento, na varanda. E nós estamos aí com as equipes já na rua em busca de outras informações e das testemunhas que ainda não foram ouvidas.
La polizia inizia le ricerche diramando foto e dati del ricercato ai vari distretti, perché come detto si sospetta che Rafael stia cercando di varcare i confini. Immediatamente, infatti, diverse fotocamere poste sulle autostrade immortalano l'Audi di Rafael lanciata ad alta velocità in direzione del confine venezuelano. La Polizia Civile dell'Amazzonia ritiene che il piano di Rafael sia di raggiungere la Spagna. Ad un certo punto trovano l'auto di Rafael ribaltata sulla BR 174 a Caracaraí, nel sud dello stato. Probabilmente l'alta velocità e il panico con cui stava tentando la fuga gli ha fatto perdere il controllo della macchina in una curva e così si è schiantato. Ma seppur ferito, esce dalla macchina e continua a piedi passando per i boschi. Rafael viene poi respinto sul confine venezuelano, ma resta nei pressi infilandosi nuovamente nella boscaglia di Roraima. Questa volta con la compiacenza di un gruppo di criminali venezuelani che sotto compenso gli offrono una capanna dove nascondersi, ma ha le ore contate. Viene intercettato dalla polizia poco dopo. Infatti la sua latitanza finisce il 15 maggio, quando viene raggiunto dalla polizia in seguito alla segnalazione di qualche residente insospettito. Rafael viene assicurato alla giustizia, ma nel frattempo viene fuori un particolare che di nuovo spezza il cuore. Il giorno 14 Rafael aveva telefonato suo padre e gli aveva confessato cosa aveva combinato. L'uomo gli aveva detto di consegnarsi immediatamente, di affrontare le sue responsabilità. Più o meno il contenuto della telefonata è stato questo, ma quello che sciocca è che subito dopo Nilton Rodriguez, preso dallo sconforto, si è buttato sotto ad un treno nella stazione di Barrafunda, San Paolo. Era morto subito dopo in ospedale, dove avevano tentato disperatamente di salvargli la vita. Non aveva retto a quella tragedia, anche se in seguito l'ex moglie dichiarerà che senz'altro non era stato un suicidio, ma un attacco di cuore malauguratamente avvenuto alla stazione mentre l'uomo stava cercando di prendere il treno per recarsi a Manaus. Forse proprio per denunciare il figlio o per seguire da vicino le indagini. A quanto pare l'uomo era cardiopatico. Comunque sia andata, direi che Rafael ha contribuito alla disgrazia. Come vedete, questa storia racchiude diverse tragedie. Rafael viene arrestato con l'accusa di omicidio e appena raggiunge la prigione di Manaus e deve fare la telefonata che gli spetta, pensa subito a sua mamma. Le dice semplicemente: Mamma, hai visto che ho fatto? Qui mi è venuto subito da pensare a un bambino viziato, come se la sua fosse stata nient'altro che una marachella. Scusate l'opinione personale, ma puoi esordire in questo modo dopo una cosa del genere? Vabbè. Fatima, la mamma di Rafael, che ovviamente era stata messa al corrente dell'arresto prima ancora della telefonata, era già pronta con l'avvocato Josemar Bercot, il cui compito è solo quello di riuscire a ridurre la pena, ovviamente. Pensate che dal computer di Rafael gli inquirenti hanno trovato qualcosa di estremamente importante. Lui aveva seguito ogni traccia di Kimberly su internet. Tutti i suoi profili erano continuamente monitorati da tempo e aveva cercato di agganciarla già in passato, in ogni modo. E poi aveva fatto ricerche su ricerche, fino a scoprire persino la residenza della ragazza. Lui era uno stalker. Neppure l'incontro in discoteca era stato casuale. Lui aveva manovrato i fili del destino fino a riuscire ad insinuarsi nella vita di lei per divorarla. Kimberly aveva aperto la porta al suo persecutore, senza saperlo. Durante il processo Rafael ammette di aver agito in preda ad un raptus, ma ci tiene a far sapere che non era stato un raptus di gelosia, ma di rabbia, incontrollabile, e spiega come si sono svolti i fatti, secondo lui, Quella sera avevano deciso di vedersi, di divertirsi un po' a casa sua. Subito dopo Kimberly aveva deciso di fare una doccia e mentre era in bagno lui aveva guardato nel suo telefono. A suo dire c'erano dei messaggi equivoci e lui aveva capito da questi che Kimberly gli aveva sempre mentito, che lo aveva riempito soltanto di menzogne. Quindi aveva perso la testa, aveva cercato un coltello adatto e quando la ragazza era uscita dal bagno lui gli si era scagliato contro senza neppure dare spiegazioni. Ora io dico, ammesso che questo possa spiegare qualcosa, dov'è il cellulare? Non trovate che farlo sparire sia stata una mossa studiata proprio per
poter dare questa spiegazione, ma che in realtà quel telefono non conteneva nulla di equivoco, che comunque trovo debole come strategia studiata da un avvocato. Le immagini del video di sorveglianza che lo avevano ripreso sull'ascensore alle prime ore del lunedì mattina, quando aveva deciso di tagliare la corda, avevano rivelato tutta la calma, il sangue freddo di Rafael. Lui in quel momento l'aveva appena uccisa. Non aveva tradito segni di ansia, panico, niente. E questo nell'aula di tribunale era stato un altro segno di freddezza, forse addirittura premeditazione. Sul processo è stato reso pubblico poco e niente, purtroppo. Alcune fonti riportano che è stata presentata una perizia che documenta l'infermità mentale di Rafael. Su altre fonti non se ne parla. Si sa che Naila ha combattuto con tutte le sue forze per assicurare il massimo della pena all'assassino di sua figlia. Assiste alle ultime battute del processo in videoconferenza da una stanza d'ospedale. Povera donna. In aula tutti gli amici di Kimberly che oltre a stare vicino e supportare la donna hanno anche testimoniato contro Rafael, raccontando tanti piccoli episodi che dimostrano il carattere opprimente dell'uomo. È il 28 ottobre 2021 quando il giudice del secondo tribunale della giuria, Anna Paula de Modeiros, pronuncia la condanna a 14 anni di carcere in regime chiuso per Rafael Fernández Rodríguez per omicidio di Kimberly. E poi, il giorno dopo della sentenza, anche Neila smette di combattere. Perde la sua lotta contro la leucemia. La donna viene sepolta accanto a Kimberly. Lo so, questo caso ci ha davvero lacerato il cuore. È stato un processo abbastanza veloce perché Rafael era davvero indifendibile. Aveva anche lasciato le impronte sul pugnale, una firma, se non fossero bastate tutte le altre prove, filmati, foto, testimonianze. Aveva anche confessato, secondo lui non era stato mosso dalla gelosia ma dalle bugie. Secondo lui Kimberly lo aveva ingannato. Anche la mamma di Rafael aveva commentato che non aveva idea che suo figlio fosse un uomo così problematico. Nelle relazioni precedenti che lei aveva potuto seguire più da vicino, Rafael non aveva mai dato segni di squilibrio. Era rimasta sorpresa da questo risvolto caratteriale con un epilogo tanto drammatico. Nel 2022 il fratellino di Kimberly, William, divenuto maggiorenne, ha chiesto un risarcimento affermando che oltre ad aver perso sua sorella brutalmente uccisa da Rafael, ha perso anche sua madre lo stesso giorno del processo e della condanna. Ma non ho trovato notizie sull'esito della richiesta. Come vi dicevo, purtroppo non ho trovato molti particolari sul processo, ma sinceramente avrei voluto capire, cioè, cosa vuol dire 14 anni di pena? In che senso? Non sono riuscita a capire se le condanne per omicidio per il sistema giudiziario brasiliano siano proprio così leggere o se ci sono stati pesanti cavilli legali che hanno giocato un ruolo tanto fondamentale. Anzi, se qualcuno lo sa, fatemelo sapere nei commenti, così da rendere più comprensibile per tutti l'esito di questo processo, così poi lo riporterei nel box informazioni. Questi crimini, che hanno origine tramite l'internet da ossessioni di individui malati, perché sono malati, mi hanno sempre fatto tanta paura, perché un attimo, e non solo nei casi come quello di Kimberly, ma ce ne sono all'ordine del giorno, bambini, ragazzini, uomini e donne. Dietro questo schermo nessuno è al sicuro, bisogna fare attenzione ai dati che lasciamo nel web, quelli sensibili. Spero che abbiate trovato interessante questa storia, che vi abbia fatto riflettere. A me, tantissimo. Ricordate, la verità è là fuori, nascosta tra le ombre del mistero. Continuate a seguirne il filo con me, quindi iscrivetevi al canale per far parte della community, lasciando qui sotto in un commento la vostra opinione su questo caso. E un mi piace, grazie. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!